Life. Oggi introduciamo un nuovo argomento in Tao Power Life, in qualche modo ne abbiamo già parlato. Facciamo un salto, parliamo del potere dell'anima. Allora, già nelle pratiche precedenti abbiamo visto, in qualche modo accennato, come ogni cosa, ogni aspetto della nostra vita ha l'anima. E il potere dell'anima è un potere trasformativo. Noi fondamentalmente abbiamo il corpo, abbiamo la mente e abbiamo anche l'anima. Sono tre grandi corpi, abbiamo, e lo vediamo in Qigong, abbiamo la respirazione che come ponte, quindi tra il corpo fisico e quello energetico, abbiamo anche le emozioni e abbiamo già visto come il corpo fisico è fortemente influenzato dallo stato emozionale. Lo stato emozionale influenza energicamente gli organi, lo stato di salute degli organi e poi nel tempo anche il corpo fisico. Ecco perché nel Qigong noi lavoriamo a livello energetico sul rafforzamento degli organi interni, ma cerchiamo di lavorare anche con la visualizzazione e con la respirazione come strumento di alterazione, o meglio di armonizzazione del nostro stato emotivo. Armonizzando le emozioni andiamo ad armonizzare l'energia, produrre un effetto positivo sul corpo. E andiamo sempre a rafforzare energia, perché? Perché tutti i cambiamenti a livello molecolare richiedono energia e quando nei processi di guarigione la mancanza di energia da una parte il corpo la prende alle volte da altre zone del corpo. Ecco che quando attraverso la pratica del Qigong innalziamo il nostro livello di energia andiamo a contribuire allo stato di salute generale, perché diamo al nostro corpo quell'extra di energia che favorisce e accelera i processi di guarigione o favorisce la prevenzione quindi degli squilibri energetici, perché non appena andiamo in squilibrio li riporta a livello energetico ottimale e quindi scongiura squilibri anche di natura fisica e quindi malattie. Però noi quindi abbiamo un corpo fisico, abbiamo anche un corpo mentale e molto spesso riteniamo che la mente guida il nostro corpo, no? La mente in realtà ci guida in tante cose, ci guida in maniera consapevolmente in realtà in veramente poche cose, perché poi sappiamo che c'è anche il mondo dell'inconscio, che è un altro concetto che nel tempo mi piacerebbe poi introdurre nel canale, che governa il 95% delle nostre azioni. Quindi perché? Perché come se noi registriamo nell'inconscio determinate situazioni che poi restano sotto, ma la memoria di queste situazioni ci determina alcuni comportamenti. La mente quindi è importante, noi pensiamo molto spesso di decidere qualcosa, ma in realtà la mente deve fare i conti anche con quello che possiamo definire il boss, il capo. Noi sappiamo che se in un lavoro, quando lavoriamo, prendiamo una decisione e la decisione è in linea con quella del boss, va tutto liscio. Per quanto anche il boss, il capo, può sbagliare, così anche l'anima può sbagliare, ma se prendiamo una decisione che differisce da quella del capo, ci prendiamo i nostri rischi e non è detto che tutto fila liscio. Ed è quello che facciamo quando noi andiamo a decidere con la mente, trascurando quelle che sono le decisioni dell'anima. Ma come raggiungere l'anima? L'anima è flessibile, l'anima è saggia, l'anima ha un carattere, l'anima si manifesta, ma l'anima ha tantissima esperienza. La mente ha l'esperienza di questa vita, l'anima è antica, l'anima ha tutte le esperienze precedenti
e l'anima ci dà dei segni ed è molto importante il lavoro che noi facciamo con il Qigong, cioè quello di armonizzarci emotivamente, quello di svuotare la mente, quello di svuotare le emozioni, perché è soltanto nel silenzio delle nostre emozioni e della mente che noi riusciamo a capire quali sono i segni che l'anima ci dà. Però non sempre corpo, mente, anima, o meglio, anima, mente e corpo sono tra loro in equilibrio. Allora oggi mi piacerebbe fare una pratica molto importante, una pratica tratta diciamo da una disciplina che si chiama Soul Power, il potere dell'anima, quindi che vede tra il suo maestro nel dottor Shah, che nasce, diciamo, nasce con il Qigong, con il Tai Chi, con le pratiche energetiche e poi come spesso accade, quindi va ad attraversare un po' tutte le fasi che caratterizzano l'essere umano fino a ricercare il divino e quindi l'anima. Ebbene, la pratica che vorrei fare oggi con voi prende spunto proprio da uno degli insegnamenti di questa disciplina molto potente, ed è una invocazione, cioè ci dà la possibilità di instaurare un dialogo con i nostri tre corpi, con l'anima, con la mente e con il corpo, al fine di dare equilibrio e armonia a entrambi. Non serve una posizione in particolare, lo possiamo fare ovunque, è molto importante, quindi lo possiamo fare quando abbiamo pochi minuti, sono importanti almeno 3-5 minuti. Questa invocazione, questo dialogo sarebbe bene farlo tutti i giorni per ricercare l'allineamento completo tra i tre corpi, e può essere fatto anche più volte al giorno, anzi è altamente raccomandato farlo più spesso, e vedrete come nel tempo la ricerca e quindi l'ottenimento dell'allineamento di questi tre corpi che coesistono in noi ci permetterà di trasformare ogni aspetto della nostra vita. Se poi accadrà qualcosa di molto positivo da questo allineamento, e come al solito vi chiedo di darmi testimonianza. Io ritengo che sia una tecnica molto molto potente, per cui ho piacere, ho anche emozione di condividerla con voi. Richiede soltanto pochi minuti, richiede soltanto un'invocazione, una preghiera a noi stessi, quindi è come se ci rivolgiamo ai nostri sé e diamo ai nostri sé tanto amore. L'anima la possiamo immaginare come un corpo dorato di luce. L'anima occupa una posizione nel nostro corpo e può muoversi lungo le 7 posizioni, quelle dei chakra. La posizione dell'anima ci dà il nostro livello. Noi sappiamo che l'illuminazione si raggiunge a partire da un posizionamento dell'anima che è dal 4º chakra in poi, mentre nella parte inferiore abbiamo i chakra di natura inferiore, più vicini alla terra. Dal cuore cominciamo ad avvicinarci al cielo, e il posizionamento dell'anima lo possiamo vedere nel corpo, o meglio lo può vedere chi ha il terzo occhio aperto, perché vede questo splendore dorato in noi, vede la posizione, ma la posizione nel nostro corpo dell'anima è quella che deriva da tutti i nostri comportamenti, pensieri e azioni che vengono registrati nei cosiddetti famosi registri akashici. Oggi stiamo dicendo tantissime cose, ma è una lezione, diciamo, una pratica importante che richiede anche dei cenni introduttivi per la comprensione. Poi nel tempo andremo ad approfondire sempre qualcosa di più. Finora ci siamo occupati del corpo, abbiamo visto che nel corpo, che non c'è solo il corpo fisico ma c'è anche il corpo energetico, e questa è già una bella scoperta, molto importante, perché abbiamo visto come il corpo energetico è collegato al corpo emozionale,
le emozioni alterano le energie alterano il corpo, ma allora possiamo attraverso la respirazione andare ad alterare, armonizzare le nostre emozioni e quindi dare un ciclo positivo a tutte le reazioni che ne seguono per mantenerci in salute. Oggi introduciamo l'anima, ma abbiamo introdotto l'anima, la posizione dell'anima, i registri akashici registrano tutti i nostri comportamenti, tutti i nostri pensieri di questa e delle vite precedenti e condizionano il posizionamento della nostra anima nel corpo. E anche questa è una piacevole sorpresa perché ci permette ogni giorno di fare qualcosa di positivo e l'anima si illumina quando noi condividiamo tutto questo, si illumina quando andiamo ad illuminare le anime, tutte le anime degli altri, perché noi siamo entrati l'8 agosto del 2003 in un'era, l'era che si chiama Light Soul Era, l'era della luce dell'anima, dove l'anima giocherà per i prossimi 15.000 anni un ruolo centrale. Abbiamo visto come si sta chiudendo un ciclo, si è chiuso un ciclo, quello in cui la materialità ha avuto un ruolo centrale. Ora c'è l'anima che ci permette di trasformare ogni aspetto della vita. E qual è l'obiettivo di questa era? Nei 15.000, noi siamo appena arrivati in questa era, stiamo vedendo il risveglio delle anime, la luce dell'anima e quindi possiamo soltanto contribuire, accettare, prendere, assecondare, condividere tutto ciò che c'è intorno, ma l'obiettivo finale è quello di andare ad armonizzare tutte le anime e non parliamo soltanto diciamo del light side, cioè del lato di luce, ma anche del black side, la luce, la parte oscura. E tutte le anime, questo è l'obiettivo di questa era di 15.000 anni successivi, dovranno essere unificate in un'unica coscienza che è quella della coscienza divina. Ricordiamo come il Tao Te Ching, il famoso testo classico di Lao Tzu, comincia proprio con dire che cos'è il Tao, no? Il Tao da dove nasce è qualcosa che non può essere nominato, è qualcosa, il vuoto, è un vuoto dove c'è tutto in divenire, è tutto in divenire, appunto tutto in movimento e a partire dal quale si sprigionano le forze, yin e yang, le due e poi 10.000 esseri. Ecco, è un ciclo dall'1 si arriva al 2 ai 10.000 per poi ritornare all'1, al punto di partenza. E questo ciclo questa nuova era ci insegna proprio questa, ora ad andare a ricercare l'unità, quindi andare a superare l'aspetto duale. Ma cominciamo con questa pratica che è molto interessante. Allora noi dovremo dire ogni giorno per 3, 4, 5 minuti questa formula. Cominciare col dire, ci rivolgiamo direttamente all'anima, alla mente e al corpo e diciamo: cara anima, cara mia anima, caro mia mente, cara mio corpo, io vi amo tutti e tre, quindi io amo i tre aspetti, io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo, però io sono consapevole che possono esserci delle disarmonie tra mente, anima e corpo, ma sono anche consapevole, questo è il testo della formula, che voi, anima, mente e corpo, avete il potere di bilanciare ogni disarmonia, di riequilibrare. E questa è la premessa. E poi cominciamo a dire per 2-3 minuti: io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo, bilanciatevi e armonizzatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Potete anche chiudere gli occhi. Armonizzatevi e bilanciatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Bilanciatevi, armonizzatevi. Io amo
la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Bilanciatevi, armonizzatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Armonizzatevi, bilanciatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Bilanciatevi, armonizzatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Armonizzatevi e bilanciatevi. Con l'amore stiamo trasferendo ai nostri tre corpi un'energia incredibile. Continuiamo. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Quindi siamo consapevoli. Armonizzatevi e equilibratevi. Vi do il potere che già avete per ricercare l'equilibrio e l'armonia tra i tre e quindi indirizzare le mie scelte nell'armonia dei miei tre corpi, senza alcuna disarmonia. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Bilanciatevi e armonizzatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Bilanciatevi, armonizzatevi. Io amo la mia anima, io amo la mia mente, io amo il mio corpo. Bilanciatevi, armonizzatevi. E quando dite queste parole sentite tutte le percezioni, tutto ciò che accade dentro di voi, state trasferendo amore, state decretando, state dando potere al vostro corpo di armonizzarsi nei tre corpi. È una cosa grandiosa, è una tecnica potentissima. La tecnica si conclude con oh, oh, oh. Grazie, grazie, grazie. Il primo grazie è rivolto al creatore, al divino. Il secondo grazie è rivolto al nostro team celeste, a tutte le entità celestiali che ci sostengono, che ci aiutano, che ci supportano. Noi possiamo anche non vederle, possiamo non percepirle, ma ci sono strumenti a nostra disposizione, sono mezzi a nostra disposizione. Loro vogliono che noi non abbiamo preoccupazioni. Abbiamo i nostri due angeli custodi, abbiamo molto spesso una guida spirituale, un antenato, potremmo avere anche più di angeli. Man mano più apriamo il nostro canale di comunicazione e più angeli avremo pronti a sostenerci. Quindi è il nostro cosiddetto team celeste. Molto molto importante. Angelo significa messaggero. È un messaggero di Dio. Non ci sono richieste stupide, non c'è necessità di dire non scomodo il mio angelo per. Aspetta che noi lo chiamiamo, perché come ho avuto già modo di dire, esiste una legge nell'universo che è la legge del libero arbitrio e il rapporto tra noi e l'angelo è regolata da questo, cioè lui ci dà quello che noi chiediamo a patto che noi lo chiediamo. L'unica situazione, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è chiedere aiuto al nostro team celeste, ai nostri angeli, essere consapevoli che stanno con noi. Per cui il primo grazie al divino, il secondo grazie al nostro team celeste, il terzo grazie è alla nostra anima, alla nostra mente e al nostro corpo, ai quali abbiamo dato il potere che hanno di armonizzarsi e bilanciarsi fra di loro. Per cui chiudiamo questo dialogo con il nostro io interiore, con i nostri tre corpi, con grazie, grazie, grazie. E io chiudo questo video e sono abbastanza emozionato oggi perché sto percependo anche proprio nella trasmissione di queste parole, delle sensazioni proprio in questo momento, quindi è molto importante. E io termino questo video proprio ringraziando anche tutti voi e anche per tutto ciò che farete per la condivisione di questo. È molto importante, uno degli obiettivi di questa era è proprio quello di andare ad illuminare
e le anime, bianche, nere, tutte le anime, e nel ricercare l'unità. In questo è molto importante la condivisione, è molto importante il concetto di amore incondizionato, è molto importante il concetto di servizio universale, ma avremo modo sicuramente di parlarne. Per il momento io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life.